Ciao ragazzi, in questo quarto tutorial sulla formattazione condizionale, fra tutti il più importante, vediamo come si possono evidenziare i dati mediante le regole di evidenziazione celle che Excel ci mette a disposizione. Queste regole possono essere di tipo matematico, di confronto testuale e permettono di analizzare pure le date. Una volta inserite le regole in base alle nostre esigenze, impariamo a modificarle, a riordinarle in modo da rispettare le precedenze corrette e da interrompere la lettura delle regole successive quando una particolare condizione è verificata. Iniziamo! In questo esercizio ho trascritto i voti relativi al secondo quadrimestre ottenuti da uno studente nelle varie discipline ed ho poi calcolato la media. In seguito ho formattato i voti in questo modo. I voti dal 4 in giù con sfondo rosso e carattere grassetto di colore bianco. I voti tra il 5 e il 6 con sfondo rosso chiaro e colore carattere rosso scuro. Ed i voti eccellenti, cioè i voti dal 9 in su, con sfondo verde chiaro e colore carattere verde scuro. Inoltre, siccome ci sono alcune celle vuote, poiché il numero di verifiche effettuate in ogni disciplina è variabile, ho fatto in modo che tali celle non siano formattate e risultano quindi di colore bianco. Nella colonna media ho invece formattato le insufficienze, cioè i voti minori di 6, utilizzando una formattazione predefinita di Excel, con sfondo rosso chiaro e colore carattere rosso scuro. Siccome quando calcoliamo la media di un intervallo non contenente dati, la funzione media restituisce un errore, ho formattato le celle contenenti gli errori con carattere bianco su sfondo bianco. In tal modo gli errori non sono più visibili. Per mostrarvi che queste celle non hanno una formattazione fissa, bensì una formattazione condizionale, ho utilizzato, per inserire i voti, la funzione casuale tra, in modo che Excel inserisse voti casuali tra 3 e 10 nelle celle in cui la funzione è presente. La funzione casuale è una funzione volatile e dunque premendo il tasto F9 il foglio viene ricalcolato e quindi, siccome è stata applicata una formattazione condizionale, le celle vengono formattate in modo dinamico ogni volta che premiamo il tasto F9. Cancelliamo ora le regole di formattazione condizionale dall'intero foglio di lavoro e proviamo a risolvere personalmente l'esercizio. Come vi avevo anticipato, la media produce un errore di divisione per 0, poiché, come si può notare, non sono state svolte verifiche utilizzando il gestionale. Per formattare l'intervallo relativo ai voti, iniziamo a selezionarlo, poi andiamo su formattazione condizionale, in regole evidenziazione celle. Questa, come abbiamo già detto, è la parte più importante della formattazione condizionale, poiché contiene tutte le regole di tipo matematico, di tipo testuale e permette di formattare anche le date. Iniziamo a formattare i voti minori di 5. Scriviamo dunque 5 in questo campo di inserimento e decidiamo, come già detto in precedenza, di formattare non utilizzando le formattazioni predefinite di Excel, ma andando in formato personalizzato. Qui possiamo scegliere il colore di riempimento, cioè lo sfondo, il formato del carattere, grassetto, ed il suo colore, come detto in precedenza, bianco. Confermiamo con OK e ancora con OK. Come si può notare, abbiamo formattato le celle con le insufficienze gravi in rosso con colore carattere bianco e notiamo che c'è un piccolo problemino sulle celle non contenenti i voti, che sono rosse. Risolveremo questo problema alla fine. Iniziamo ora a formattare le celle con voto tra 5 e 6, cioè con voto minore di 6. Scriviamo 6 qui nel campo di inserimento e applichiamo la formattazione predefinita di Excel, cioè riempimento rosso chiaro con testo rosso scuro, e diamo l'OK. Come possiamo notare, questa formattazione si è mangiata la precedente. Per risolvere questo problema andiamo in Gestisci regole e riordiniamo le formattazioni, cioè selezioniamo la formattazione precedente e mediante questo pulsante la portiamo in prima posizione e diamo l'OK. Come si può notare, a parte le celle vuote, tutto funziona correttamente. Formattiamo ora i voti eccellenti, cioè i voti maggiori o uguali a 9.
Siccome la regola maggiore o uguale non è presente nelle regole principali, dobbiamo andare in altre regole. Qui, selezionando il menu a tendina, sono presenti molte più regole, tra cui anche maggiore o uguale. Quindi, quando non trovate delle regole, selezionando altre regole e poi utilizzando questi menu a discesa, possiamo utilizzare tutte le regole che Excel ci mette a disposizione. Inseriamo ora in questo campo il numero 9 e formattiamo, come abbiamo detto, utilizzando un colore carattere verde scuro ed un colore di riempimento verde chiaro, che possiamo scegliere cliccando sul pulsante Altri colori e selezionando un verde a nostro piacere. Ok, e ancora ok, e ancora ok. Come si può notare, ora i voti eccellenti sono stati individuati e formattati in modo opportuno. Occupiamoci ora delle celle vuote. Vogliamo che le celle vuote non abbiano alcuna formattazione. Siccome questa opzione, cioè l'opzione celle vuote, non è presente nelle formattazioni principali, andiamo di nuovo in altre regole e qui nel primo menu a discesa selezioniamo valore vuoto. Abbiamo ora due possibilità: o formattarle con sfondo bianco e colore carattere bianco, oppure lasciare nessun formato impostato. Quest'ultima opzione è molto più veloce e quindi confermiamo con OK. Sembra che la nostra impostazione non funzioni correttamente, ma selezionando formattazione condizionale e andando su Gestisci regole, capiamo subito il perché. Dopo aver letto la nostra formattazione, Excel va a leggere le formattazioni successive e quindi, siccome una cella vuota viene interpretata come uno 0, cioè un valore minore di 5, Excel la formatta di rosso. Dobbiamo dunque fare in modo che dopo aver letto questa regola, Excel interrompa la lettura delle successive. Mettiamo dunque la spunta su Interrompi severa e confermiamo con OK. Ora le celle vuote sono bianche e dunque funziona tutto correttamente. Formattiamo ora l'intervallo della media. Lo selezioniamo e andiamo di nuovo in formattazione condizionale, in regola evidenziazione celle. Quando il voto è minore di 6, lasciamo la formattazione predefinita di Excel. Qui in basso però ci rimane l'errore di divisione per 0. Dobbiamo dunque applicare una formattazione condizionale in modo da renderlo invisibile. Siccome questa regola non è presente, andiamo di nuovo in altre regole, andiamo qui e dove troviamo errori, impostiamo il formato menzionato in precedenza, cioè uno riempimento di colore bianco e un colore carattere bianco, in modo che non risulti visibile. Se poi volessimo essere assolutamente sicuri di non avere imprevisti, potremmo mettere la spunta su Interrompi severa in modo da non fare leggere a Excel le regole successive. Confermiamo con OK. Ora funziona tutto correttamente e anche premendo il tasto F9 per ricalcolare il foglio di lavoro, tutti i dati vengono inseriti e formattati automaticamente. In questa prima parte abbiamo dunque visto come applicare i formati di tipo matematico e vi faccio notare che sono presenti anche l'opzione tra, l'opzione uguale a e vi ricordo anche che quando non troviamo una regola possiamo andare in altre regole in modo da poter utilizzare tutte le opzioni che Excel ci mette a disposizione. Vediamo ora come Excel ci permette di individuare i duplicati oppure i valori univoci di un elenco. In questo primo esercizio ho riportato l'elenco delle squadre che hanno partecipato al campionato di Serie A 2018-2019 e l'elenco delle squadre iscritte al prossimo campionato. Il mio obiettivo è quello di individuare le squadre retrocesse in Serie B e quelle promosse in Serie A. Dopo aver selezionato i due elenchi, clicco su Formattazione condizionale e vado in Regole evidenziazione celle. Qui in fondo è presente una voce Valori duplicati. Clicco su di essa e immediatamente mi vengono segnalate le squadre che partecipano ad entrambi i campionati. Aprendo questo menu a discesa è possibile però selezionare anche la voce Univoci ed in questo modo riesco ad individuare le squadre che sono cambiate da un campionato all'altro e quindi posso affermare che il Chievo, l'Empoli e il Frosinone sono retrocesse, mentre il Brescia, il Verona e il Lecce sono state promosse in Serie A. Per quanto riguarda questo secondo esempio, abbiamo un elenco non ordinato e vogliamo capire se sono stati inseriti dei duplicati, cioè dei nomi doppi.
Ci portiamo dunque nuovamente su formattazione condizionale, andiamo in regole evidenziazione celle e selezioniamo valori duplicati e diamo l'ok. In questo modo capiamo che Rinaldi Dario e Russo Monica sono stati inseriti 2 volte e quindi possiamo eliminarli e riordinare l'elenco. Vediamo ora come si possono formattare le celle in base ai testi e alle date in esse contenuti. Iniziamo da questo elenco che contiene circa 50 voci. Posizioniamoci nella prima cella e premiamo contemporaneamente i tasti CTRL maiuscolo freccia in basso. In questo modo tutto l'elenco è stato selezionato. Andiamo poi su formattazione condizionale, regole evidenziazione celle e selezioniamo la voce testo contenente. A questo punto possiamo sbizzarrirci e formattare i dati in base alle nostre esigenze. Formattiamo ad esempio tutti i nomi che contengono la lettera B. Come si può notare, Excel li individua immediatamente. Oppure supponiamo che sia Santa Chiara e cerchiamo tutte le persone che si chiamano Chiara. Digitiamo dunque Chiara in questa casella, lasciamo la formattazione condizionale che Excel ci propone, quella predefinita, e confermiamo con OK. Immediatamente tutte le persone di nome Chiara vengono evidenziate nell'elenco e possiamo quindi contattarle per poter far loro gli auguri. Per quanto riguarda la formattazione delle celle contenenti del testo, Excel ci mette a disposizione altre opzioni qui in altre regole. Selezionando qui dalla prima tendina testo specifico e poi aprendo la seconda tendina abbiamo a disposizione queste altre possibilità. Ad esempio possiamo individuare tutti i cognomi che iniziano con la lettera C. Impostiamo noi il formato, ad esempio in arancio, e confermiamo con OK e ancora con OK. Immediatamente tutti i cognomi che iniziano con la lettera C vengono selezionati e questo accadrebbe anche se l'elenco non fosse ordinato. Per concludere, analizziamo le regole di formattazione condizionale che Excel ci mette a disposizione quando le celle contengono delle date. Selezioniamo di nuovo il nostro elenco con CTRL maiuscolo freccia in basso e clicchiamo su formattazione condizionale, regole evidenziazione celle, data corrispondente a. A questo punto vi dico che il giorno in cui sto effettuando la registrazione è il 9 luglio, quindi Excel mi permette di selezionare la data corrispondente a ieri, quella corrispondente a oggi, quella corrispondente a domani, le date corrispondenti agli ultimi 7 giorni, quelle corrispondenti alla scorsa settimana e andando avanti con le voci dell'elenco, quelle corrispondenti a questa settimana, alla settimana prossima, al mese scorso, al mese corrente e al prossimo mese. Confermando con l'ok e scendendo, notiamo che la formattazione condizionale è stata applicata correttamente. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial, l'ultimo sulla formattazione condizionale di base, parleremo delle regole primi-ultimi valori. Vi aspetto! Ciao!